Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Abbiamo visto in un video precedente quello che riguarda il periodo dell'inverno in cui bisogna fare dei lavori per cercare di ripristinare un po' il nostro giardino e prepararlo poi alla primavera che arriverà, e da quel momento, quando le piante poi cominceranno a svilupparsi, ci sarà meno tempo per potersi occupare degli interventi in giardino di ripristino estetico, magari per dargli una bella forma, e anche di riparazione delle cose che si stanno rovinando. Oggi volevo parlarvi di questa struttura, di questa staccionata che è diventata poi alla fine anche un arco, su come l'ho realizzata, in modo che potete farla anche voi in giardino se avete un angolo predisposto ad una struttura di questo tipo. E ho deciso di fare questa staccionata poi ad arco per il semplice motivo che questa è una zona sopraelevata del giardino in cui il terreno è particolarmente secco perché è sopraelevato, quindi prende le piogge defluiscono poi scendendo nel terreno, e la zona più umida, diciamo, del mio giardino è quella pianeggiante, quindi tutte le zone sopraelevate tendono poi ad accumulare meno acqua e quindi possiamo piantare delle piante che hanno bisogno di meno acqua, e in questi luoghi possiamo anche preparare poi una decorazione, come in questo caso potete vedere qui questo arco, proprio per dare un aspetto estetico anche carino e magari, come ho fatto io, creare un qualcosa che dia anche importanza a questa zona. Parlo di importanza perché questa è una zona in cui c'era un pino che cresceva abbastanza alto che è stato tagliato. Al di sotto di questo pino, come ho detto anche nell'altro video, ho seppellito la mia gatta Minnie Flo, e quindi questo è stato sempre un luogo in cui ogni tanto vengo per salutare questa gatta che ci ha accompagnato per 18 anni. Insieme al gatto Jimmy è stata una gatta che ci ha accompagnato per tantissimo tempo, e sono stati i primi due animali che io e Giorgia abbiamo avuto quando siamo venuti a vivere insieme. Quindi una grande commemorazione e ricordo di questi animali. Jimmy è stato seppellito in un'altra parte del giardino, Minnie Flo è stata seppellita qui, e in questa zona c'è seppellita anche un'altra gatta che si chiamava Lea e che ci è stata donata da una cugina di Giorgio. Anche lei ha vissuto tanti anni con noi e poi è andata via anche lei per vecchiaia. Sono tutte e tre animali morti per vecchiaia, per anzianità, tenuti sempre benissimo perché noi amiamo gli animali. Sono partito con l'idea di realizzare qui, in questa zona sopraelevata, una staccionata, una semplice staccionata per delineare questa zona dove ci sono i crisantemi e dove abbiamo sistemato un Buddha. Ci sono due piante di crisantemo che fanno dei fiori bianchi molto grandi che io adoro. Sono partito con recuperare del bambù, in giardino ne abbiamo veramente tantissimo, quindi dei bei fusti di bambù molto spessi, e li ho utilizzati come perno centrale per costruire la staccionata. Quindi questi paletti sono stati tagliati circa 40 cm e conficcati nella terra per creare proprio il perimetro di questa piccola zona. Successivamente ho recuperato nel bosco dei rami molto lunghi e, facendo le gincane tra un paletto e l'altro, li ho sistemati legandoli con uno spago con un'anima metallica, proprio per creare questa staccionata. A lavoro finito, con la semplice staccionata, il tutto non mi piaceva molto perché dal giardino non era molto visibile. Si vedeva che avevo delineato il perimetro, però rimaneva una piccola staccionata particolarmente bassa anche, e quindi con non tanta visibilità. E così ho deciso poi, nell'entrata di questo luogo, di creare un arco. Ero partito inizialmente facendo un semplice arco partendo dalla terra, proprio con questa forma, e poi ho cercato di dargli un movimento in più, e il movimento è dato proprio da questi rami che partono dalla staccionata e vanno verso l'arco, creando proprio questo movimento tipo a onda che mi è piaciuto tantissimo. Nel corso del tempo è già passato un anno circa dalla realizzazione, se non di più, di questo arco. Ho notato che nel tempo, comunque, il legno, essendo un materiale naturale, tende a deteriorarsi, alcuni rametti si spezzano, le legature alcune sono partite completamente, e quindi c'è da irrobustirlo un pochettino. E così questa mattina sono andato nel bosco, ho recuperato altri rami per cercare di robustire questa forma d'arco e aggiungere magari un qualcosa dove manca. In quella zona lì
della staccionata ci sono i paletti, però manca un qualcosa che passa a gincana tra un paletto e l'altro per alzarla un pochettino, e quindi in questo video faremo questo lavoro di irrobustimento un po' di questa struttura, in modo che possa durare ancora per 1-2 anni. Successivamente, di volta in volta, aggiungerò del materiale e toglierò tutto quello che si è deteriorato. Tutto quello che serve per creare una staccionata di questo tipo con arco è semplicemente un martello abbastanza robusto per conficcare il bambù, i paletti di bambù all'interno del terreno. Questo è già stato fatto un anno fa, sono ancora molto robusti. Poi serviranno dei rami molto lunghi, ci servirà dello spago con un'anima metallica perché si lega molto facilmente e rimane anche molto più robusto, e una cesoia per tagliare lo spago e tagliare la parte in più dei rami che sporgono in zone dove noi non vogliamo proprio vedere sporgere dei legni, quindi tagliarli un po' a misura. Adesso qui io andrò a sistemare il mio nuovo ramo, sempre un po' facendo delle gincane tra un paletto e l'altro, cercando di non spezzarlo, per cercare di alzare di nuovo un pochettino la staccionata, perché qui ce n'era uno che si è rotto ed è stato tolto. Cerchiamo sempre di scegliere dei rami che sono abbastanza robusti, ma soprattutto con una buona flessibilità. Quando recuperiamo questo materiale nel bosco è molto importante recuperarlo che sia ancora abbastanza verde e non completamente secco, altrimenti avrà meno flessibilità. In più ricordo sempre che questo lavoro deve essere fatto partendo dalla parte più spessa del ramo, da quella parte lì, si parte con la parte più spessa in quella zona e si viene avanti. Il ramo successivo verrà messo con la parte più spessa in questa, in modo che si crea poi un livello sempre uguale di altezza, altrimenti ci troviamo tutti i rami fini da questa parte e quindi l'aspetto non sarà molto bello. Adesso ho sistemato il mio rametto e quindi vado a legarlo utilizzando anche già dei fili che sono presenti perché tagliati un po' troppo lunghi, e comincio a legarmi tutta la mia struttura. I fili con l'anima metallica sono ottimi perché praticamente è molto semplice fermare già il tutto. In maniera abbastanza veloce. Vado a legare anche di là. La legatura io l'ho sempre fatta partendo dal ramo inferiore e legando quello superiore che è stato appena messo. In questo modo di volta in volta ci alziamo. Poi recuperiamo anche qualche ramo un po' più basso in modo da legare tutto insieme. Fatto questo possiamo occuparci dell'arco per recuperare un po' di movimento e per dargli un po' più di robustezza. Quando lavoriamo sull'arco, una cosa molto importante, se gli abbiamo dato del movimento, è rispettare sempre questo movimento. Quindi partiremo con un ramo abbastanza flessibile, in questo modo. Andremo a incastrarlo nei rami della staccionata e poi gli daremo proprio il movimento. Tutto questo per irrobustirlo. Successivamente lo abbassiamo e lo leghiamo al di sopra. L'importante è che la base di questi rami sia ben incastrato nella staccionata in modo da creare tutto un qualcosa di abbastanza fermo. Quindi vado a legarmi questo ramo cercando sempre di rispettare questo movimento un po' a onda. La parte sopra, per non lasciarla così legandola successivamente, posso anche già incastrarla un pochettino
con questi rami secondari che servono proprio come punto di incastro. È vero che i fili metallici ci aiutano a legare la struttura, però se noi prendiamo dei rametti, ma tanto per fare un esempio, se raccogliamo un qualcosa che ha dei rami secondari, vedete, anche un po' più lunghi, questi ci servono per incastrare di volta in volta il tutto. Una cosa molto importante è partire anche ad una certa altezza della struttura e cominciare a far entrare proprio dentro, a incastro, i nostri nuovi rami. Poi spingere tutto in giù e incastrarlo nella staccionata. Ok, poi andremo a legare il tutto. Sono molto importanti le legature perché il vento eccetera può spostare i componenti della nostra struttura d'arco e quindi è molto bene legare sempre il tutto in maniera ottimale in modo che rimanga ben fermo, anche perché ultimamente i venti sono aumentati come potenza e quindi si rischia sempre un ribaltamento di tutta la struttura d'arco in caso di venti particolarmente forti. Poi dopo parliamo anche su cosa possiamo sistemare al di sopra di questa struttura, magari una pianta per farla arrampicare, però non l'ho ancora fatto perché non tutte le piante sono adatte a questo scopo. I fili li lascio sempre un pochettino lunghi, non faccio dei tagli proprio corti dei fili, perché in questo modo i fili che sono un po' in più che sporgono mi possono servire poi per aggiungere ancora qualcosina se voglio. Anche questo è da portare un po' all'interno, questi anche sono da stringere un pochettino, e anche questi. Cerchiamo sempre di rispettare la stessa dimensione, in modo da non creare un arco che parte stretto, diventa largo e poi di nuovo stretto. Cerchiamo sempre di mantenere un pochettino la stessa dimensione un po' per tutto l'arco, proprio per creare questo movimento che è molto bello. Qui aggiungerei ancora un qualcosa, non proprio curvo, anche dritto, in modo da piegarlo magari e lasciarlo un pochettino sollevato, in modo da creare un po' di spessore che rispetta lo spessore della parte alta dell'arco. Quindi anche questo andrò a incastrarlo bene all'interno e poi lo legherò qua. La legatura della parte superiore la farò poi dopo. Mi abbasso fino ad avvicinarlo, non proprio in contatto, perché so che tutti gli altri rami non sono completamente vicini, quindi per creare sempre un qualcosa che si somiglia e che rispetti l'armonia della struttura. Quello che mi sento di dire è di non fare mai delle legature che comprendono tutto il blocco, tipo un filo che lega tutto il blocco, perché questo crea movimento all'interno di tutte le parti che sono state sistemate. Sempre meglio legare 3 o 4 insieme di volta in volta, o anche semplicemente 2 di volta in volta, proprio per far sì che all'interno della struttura tutto sia ben legato. Se metto un filo che lega il tutto, sicuramente sarà meno stabile. E come dicevo, tutto ciò che c'è all'interno poi si muove, quindi si creano poi dei disordini che non vanno bene alla nostra struttura ad arco. Adesso, sistemato un po' di rami per irrobustire qui, posso pian piano spostarmi verso l'alto e legare tutte le parti più strette dei rami. E adesso procedo con la sistemazione di altri rami, pian piano andando in su, sempre lasciando la parte più fine dei rami verso l'alto, perché qui se sistemiamo qualcosa di spesso poi dà disarmonia. Mentre sempre la parte più bassa, e man mano che i rami si stringono e vanno verso la punta, verranno sistemati come legatura poi nella cima del nostro arco. Adesso mi sistemo un po' di rami e poi ci spostiamo dall'altra parte, perché è la parte un pochettino più fragile, con meno rami sulla struttura, quindi lì ci sarà da aggiungere qualcosa. Questo è l'altro lato dell'arco,
e potete vedere che qua dentro c'è tanto spazio perché già in partenza qui non avevo più rami, l'avevo lasciato così, quindi bisogna occupare questi spazi con dei nuovi rami. Io ne ho un bel po' presi lì, sempre mettendoli all'interno, cercando di incastrare sempre un pochettino il tutto e poi partire con tutte le legature, in modo da riempire proprio i vuoti e cercare di robustire tutto, soprattutto alla base. La parte alta con i rami più fini non ha bisogno di essere molto robusta, più che altro è la base e questa parte qui. Qui ho sistemato 2 paletti di ferro per tenere ben ferma la struttura. È arrivato anche Felicino e quindi procedo come per l'altra parte, sistemando tutta una serie di rami che possono irrobustire il tutto e poi procederò con le legature, cercando di legare anche tutto ciò che si è staccato poi nel corso del tempo anche sulla staccionata. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo lavoro di questa mattina dedicato a un modo per irrobustire comunque questa struttura ad arco e questa staccionata utilizzando appunto dei materiali naturali. C'è da dire che le legature in questa staccionata, in questo arco, l'ho sempre fatto con del filo abbastanza abbondante, quindi tagliando dei fili molto lunghi per 2 motivi. Il primo è perché partendo dalla base, man mano che salgo, la parte in più dei fili che sporgono possono essere utilizzati per legare successivamente ramo per ramo e in questo modo utilizziamo meno filo, ne sprechiamo meno. Il secondo motivo è quello che quando decidiamo poi di far arrampicare qui una pianta, adesso poi ne parleremo su ciò che può essere adatto per far arrampicare su questo arco, se acquistiamo una pianta la sistemiamo qui, la pianta crescerà, di volta in volta troverà già dei legacci che sono un pochettino lunghi per poterla fissare al supporto e in questo modo non sprechiamo sempre del filo in più per legare la pianta perché ci sono già dei fili che sono stati tagliati abbastanza lunghi e quindi possono servire per legare di volta in volta la pianta man mano che cresce. Adesso vediamo che tipo di piante possono essere sistemate come piante rampicanti per decorare questo arco anche con dei fiori magari in primavera ed estate. Sicuramente in un arco di questo tipo fatto con del materiale naturale non può essere sistemata una pianta che cresce tantissimo in altezza, che diventa molto robusta e che tende a distruggere poi la nostra struttura. Mi viene da pensare ad esempio ad un glicine, non possiamo far arrampicare un glicine qui anche perché il glicine diventa veramente grande e poi col suo modo di attorcigliarsi alle strutture tende poi a romperle. Ho letto in un articolo che praticamente il glicine ha sempre il rispetto del legno. Quando si arrampica sul legno tende ad abbracciarlo più che a spezzarlo, però questi sono dei rami che tendono a seccare, diventeranno sempre più fragili nel corso del tempo e quindi un glicine potrebbe distruggere il nostro arco e poi diventerebbe veramente troppo abbondante la vegetazione e perderebbe l'effetto estetico questo arco. Quindi possiamo scegliere ad esempio una rosa rampicante. C'è da fare una piccola differenza tra rose rampicanti e rose sarmentose. Chiediamo sempre al vivaio dove andiamo ad acquistare le piante questa differenza che c'è tra le 2 rose, perché le rose rampicanti hanno sempre una crescita molto leggera, possono essere addomesticate abbastanza. Le rose sarmentose, se le piantiamo in un arco di questo tipo per farla arrampicare, ci troviamo con dei rami lunghi dai 5 ai 10 metri, con delle spine incredibili, con una potenza allucinante che rischia proprio di devastare il nostro arco, che già di per sé è abbastanza robusto, però è delicato. E quindi scegliamo una rosa rampicante, magari con dei fiori bianchi o dei fiori gialli ad esempio, che può essere molto bello, anche dei fiori rossi per dargli un colore rosso. Io ho pensato di sistemare qui una rosa rampicante per farla arrampicare e regalare a questo arco un po' di colore, ma non l'ho ancora fatto, adesso deciderò.
magari in primavera. Vediamo se riesco a trovare una rosa che non ha una crescita particolarmente vigorosa e quindi può essere adatta proprio per dare a questo arco, che già di per sé ha un aspetto con questo movimento ondulatorio delicato. Appunto ci va una pianta che abbia proprio una crescita anche delicata e armoniosa, per non spezzare poi questi equilibri. Ci sono anche tutta un'altra serie di piante che possiamo fare arrampicare, come dei gelsomini ed altre piante, però attenzione, valutiamo sempre quella che è la vegetazione poi della pianta, perché può essere anche una pianta che si arrampica in maniera molto delicata, però fa tantissime foglie. Mi viene da pensare ad esempio, anche se è una pianta abbastanza voluminosa, la Rosa Banksiae, che ha dei rami che non hanno le spine, sono sempre abbastanza sottili, almeno nei primi anni di crescita, e quindi potrebbe essere anche una buona soluzione, però nel corso del tempo quella pianta diventa poi vigorosa, è sempre troppo massiccia nella sua crescita, e in più c'è anche questo difetto che regala i fiori a maggio e poi per tutto il resto dell'anno rimane una copertura verde. Quindi quello che bisogna fare in questo, se abbiamo una struttura di questo tipo, è quella di far arrampicare sempre una pianta delicata che rispetta la delicatezza della nostra struttura. Quindi scegliamo sempre dei rampicanti, anche non tanto alti in altezza crescita finale, piuttosto se ne scegliamo due di crescita media possiamo sistemarli uno da questa parte e uno da quella per farli poi congiungere nella sommità, senza che ci sia questa vigoria di vegetazione, questa sorta di foresta sull'arco, perché tenderebbe poi ad appesantire il tutto, e quando poi c'è un vento potente o della neve abbondante rischiamo poi di danneggiare questa struttura. Io con questo concludo il video e ci vediamo presto ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, spero che questa idea di quest'arco in giardino fatto con questo movimento ondulatorio su una staccionata, tutto fatto con materiali di recupero tranne il filo, lo spago con l'anima metallica, tutto fatto con questi materiali recuperati sia nel giardino che nel bosco, e quindi un qualcosa di, secondo me, di esteticamente molto carino e anche abbastanza semplice da realizzare. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino.